Quando ho aperto questo nuovo format, il mio obiettivo era farvi capire come la matematica fosse molto più presente nella realtà di quanto pensassimo. Ebbene, con questo video oggi vi voglio dimostrare che la matematica è data molto per scontata. Esiste un fondo, infatti, che assume solo matematici ed è un fondo molto prestigioso perché ha delle performance incredibili. Come si chiama questo fondo e di cosa sto parlando? Vi dico tutto, ma prima sigla. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Lo scorso video sul calcolo dell'interesse composto ha riscosso molto successo, mi avete scritto in tanti e avete apprezzato il modo in cui ve l'ho spiegato, quindi ho pensato oggi di rimanere sempre su questo tema, investimenti e finanza, per mostrarvi come chi è laureato in matematica può trovare delle grandissime opportunità anche nella finanza. Stiamo vedendo sempre più, settimana dopo settimana, episodio dopo episodio, che i numeri sono davvero onnipresenti nella vita quotidiana. L'altra volta abbiamo visto con una piccola formuletta come saper farvi conto è sicuramente un vantaggio utile che ci può tornare comodo nella vita. L'altra volta abbiamo visto un semplice esempio applicando un tasso di interesse del 5%. Ebbene, sapevate che esiste un fondo che ogni anno fa il 39% all'anno? Giusto per farvi capire di cosa stiamo parlando, andiamo un attimo sul calcolatore online e facciamo una simulazione. Supponiamo di avere un deposito iniziale di 1.000 euro con una durata di 10 anni, impostiamo il tasso di interesse del 39% e vediamo che 1.000 euro oggi, con un calcolo di un interesse semplice, dopo 10 anni corrisponde a 4.900 euro, quindi niente di che. Con l'interesse composto, quindi quella formuletta che ogni anno va a riapplicare il tasso di interesse sul capitale non iniziale, ma sul capitale ricalcolato complessivo di interessi, passiamo da 1.000 euro a 46.000 euro. Quindi 1.000 euro oggi, tra 10 anni, sono 46.000. Ma ampliamo un attimo il numero degli anni. Supponiamo di avere un ventenne che ha ricevuto 1.000 euro da nonna e piuttosto che spenderli per andare a Ibiza decide di investirli in questo fondo. E quindi essendo così giovane possiamo dire che lasciare su questo fondo 1.000 euro per anche 20 anni, così magari quando ha 40 anni li va a recuperare. Rifacciamo il calcolo e ragazzi una cosa folle, una cosa davvero folle. 1.000 euro che oggi ventenne mette sul fondo, dopo 20 anni con il tasso annuale del 39% diventeranno 2 milioni di euro. E sono partita con 1.000 euro, magari una persona ha dei risparmi da parte, invece di mettere 1.000 euro può decidere di mettere, facciamo, 10.000 euro. Sicuramente una persona adulta 10.000 euro da parte le può avere. E se da adulta riposizioniamo la durata a 10 anni e con 10.000 euro il capitale finale corrisponde a 464.000 euro all'incirca. What? È incredibile. C'è un piccolo dettaglio, perché in tutte le storie belle c'è sempre un ma. Nessuno può investire in questo fondo. Il fondo in questione si chiama Medallion, per chi di voi fosse curioso o interessato può cercare su internet, ed è riservato principalmente agli impiegati e ai fondatori dell'azienda. Vi ho detto che esiste una società che assume solo matematici e questa società è quella che crea questi fondi di investimento. Il fondatore si chiama James Simons, non lo conoscete? Non l'avete mai sentito? E va bene, regia. Questo signore che vedete qui è un nonnetto di 85 anni, laureato in matematica, ha conseguito un dottorato in matematica a soli 24 anni. Giusto per farvi capire, io a quell'età facevo la mia seconda laurea, lui stava già prendendo il dottorato, quindi genio. Se guardate la sua biografia vedete che ha avuto una carriera davvero di successo, ha anche insegnato presso diverse università prestigiose, tra cui l'Università di Harvard.
La sua fama e il suo successo sono stati attribuiti principalmente alla fondazione Renaissance Technology, una delle più grandi società di gestione di fondi di investimento al mondo. Quindi la prossima volta che vi parlerò di James Simons, immagino che ve lo ricorderete. Insomma, lui ha creato questo fondo che ad oggi fa le migliori performance al mondo. Ma come funziona questo fondo e su cosa investe? Beh, nessuno lo sa. I dipendenti che lavorano lì hanno una serratissima clausola di riservatezza. La società è nota per essere estremamente riservata riguardo alle sue operazioni e ai suoi algoritmi. Quello che sappiamo è che di certo chi ci lavora sono solo scienziati e matematici. Questo team di cervelloni cerca di studiare i grafici e scovare dei pattern, delle regolarità nel mercato o delle irregolarità da poter sfruttare. Lì lavorano le migliori menti del mondo. Ogni giorno raccolgono tantissimi dati e calcolano quello che è statisticamente più probabile che accada. È come dire, ho 3 numeri, 1, 2, 3, li metto in un sacchetto e scommetto 50 euro che estraendo il primo numero esce 3. Chiaramente la probabilità che io vinca è del 33%, perché deve uscire il mio numero 1, casi favorevoli, fratto casi possibili 3. 3 sono i numeri che ho dentro il sacchetto. Piccola parentesi, se avete bisogno di un ripasso di probabilità, pochissime settimane fa ho creato una playlist apposita di probabilità. Quindi lì potete sbizzarrirvi con gli esercizi e fare un piccolo ripasso. Tornando a noi, quindi io ho il 33%. Invece questi fondi voglio andare più sul sicuro possibile e quindi nel sacchetto, invece di un solo numero col 3, magari ce ne mettono altri 2. Quindi in questo caso io nel sacchetto ho 5 numeri, di cui 3 sono tutti uguali perché sono 3. E la probabilità questa volta è 3 su 5, praticamente il doppio. Questo è un esempio proprio estremamente semplificato. Questo per dirvi che loro cercano ogni giorno di trovare delle opportunità che gli diano il maggior vantaggio statistico, in modo tale da poter poi avere delle performance così elevate ogni anno. Questo fondo è famoso non solo per le sue incredibili performance, ma sul fatto che ha un modo tutto suo di applicare strategie nell'ambito della finanza, che sono diverse da quelle che moltissime banche e moltissimi altri fondi utilizzano. Questo fondo infatti si basa solo ed esclusivamente sull'utilizzo di modelli matematici. E non è un caso che in questo periodo sempre più cercano di assumere solo laureati in materie scientifiche, quindi non economisti come ci si potrebbe aspettare, ma proprio matematici. Questa azienda ha un nome anche tutto innovativo, Rinascimento, che in americano è Renaissance Technology, e metto le mani avanti, il mio inglese è pessimo, un conto è quello scritto, un conto è quello parlato. Sul parlato ci devo ancora lavorare, molto. Anzi, se avete dei consigli a proposito su qualche corso, ben venga, perché devo fare tanta pratica. Comunque, Renaissance Technology, se volete approfondire, vi consiglio di cercare anche le biografie di James Simons. È davvero una persona interessante da cui possiamo imparare molto. Se siete appassionati di matematica, se vi piacciono i numeri, se vi piace la probabilità, se vi piace la statistica, questo potrebbe essere l'azienda che fa al caso vostro. Potreste unirvi a questi miglioramenti al mondo e mandare il vostro curriculum. La selezione è davvero tosta, ma questo per dirvi che la matematica non è solo insegnare a scuola. Spero con questo video di avervi dato un motivo in più per studiare matematica. Se siete all'ultimo anno delle superiori o se conoscete qualcuno, qualche amico che è all'ultimo anno e deve scegliere che cosa fare all'università, fategli vedere questo video, fategli capire che c'è un mondo dietro la matematica, al di là dell'insegnamento, come molti amici mi dicevano quando mi iscrissi io all'epoca all'università. Quindi, prima di scegliere una qualsiasi facoltà, cercate online, informatevi, perché molto spesso scoprirete tantissime cose che non sapevate. Io vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine, ormai sapete cosa fare. Iscrivetevi al canale, campanella e like. E soprattutto scrivetemi nei commenti se conoscevate già
James Simmons, se conoscevate già questo fondo o se magari qualcuno di voi ci lavora. Io vi leggo sempre. Un saluto e alla prossima!